Ragazzi, siamo in diretta dalle isole Svalbard e io sono Giulia al Polo. Scherzo, sono Francesca da Forteventura e in questo video risponderò ad alcune domande che spesso mi fate. La prima è questa. La prima risposta alla domanda più frequente: ma a Forteventura è sempre estate? Ci sono 40 gradi? Ecco qua. Il problema in realtà è il vento, non la temperatura, perché farebbe caldo anche, cioè se ti copri troppo sudi. Solo che c'è sempre questo vento. Adesso io per parlare mi sono messa in un punto più riparato. Da un paio di giorni c'è veramente molto vento, freddo, perché viene da nord. Infatti mi sa che a Lanzarote stanno messi peggio. Certo non è assolutamente paragonabile al freddo italiano. Mi tempero un po' e non accuserò lo shock termico perché domani devo tornare in Italia. E quando non sono gli Alisei e la calima, questo vento pieno di sabbia che arriva dal Marocco. In realtà non è sempre così. È un po' pazzo il tempo di Forteventura, perché perfino a febbraio possono esserci giornate in cui vai a mare con 27 gradi, fai anche il bagno. Spoiler, come oggi per esempio. Sono tornata 2 giorni fa dall'Italia, adesso è febbraio quasi. Se restate fino alla fine vi mostro un'insenatura carina che ho trovato. La sera ovviamente un po' più freddino, ma ci sono anche delle serate in cui puoi scendere in maglietta e pantaloncino. Mi è capitato anche di andare a fare skate di sera a febbraio in maglietta e pantaloncini. È un po' come capita, però sicuramente per molti giorni all'anno è un'isola abbastanza battuta dal vento. Infatti qua vanno tanto gli sport come il windsurf, il kite. Per quanto riguarda il surf da onda, il periodo migliore è da settembre a gennaio più o meno, cioè i mesi dove cala un po' il vento e l'onda diventa più buona, meno schiacciata. In generale il turismo dell'isola è composto da molti appassionati di sport acquatici. In realtà a questa domanda avrei voluto rispondere alla bellissima spiaggia di Cofete, magari in una giornata di sole, però Forteventura anche questo è molto, anche questo, quindi va bene così. Perché ho venduto il van? Molti mi hanno chiesto se ho rinunciato alla van life, invece è proprio il contrario. Vi spiegherò tutto nel corso del video. Un'altra domanda frequente: che cosa si può fare qua, che lavoro faccio, come mi mantengo qui e perché Forteventura così lontano. Qua dovrei rispondere per il clima, anche se oggi può sembrare un po' strano, ma non è soltanto per il clima a livello meteorologico, è anche per l'aria di libertà che si respira su quest'isola, sia come mentalità, di questo ve ne parlerò più nel dettaglio dopo, sia per gli spazi aperti. A un certo punto sentivo proprio il bisogno di ritornare a vivere in un posto dove si è più a contatto con la natura, una natura un po' più selvaggia. Oggi può sembrare di essere appunto alle Svalbard, non esageriamo, però adesso a Milano ci sono 0 gradi, a Napoli 8, piove sempre, qui non piove quasi mai e i miei tendini ringraziano. Io non riuscivo più a vivere nell'inverno italiano per i miei problemi di tendini e da qua poi mi ricollegherò a che lavoro fai. Sì, è vero, lontano ma relativamente, è comunque Europa, è vero, sono in mezzo all'oceano, però anche se non c'è più il diretto da Napoli, ci sono dei diretti da Milano, da Roma. E poi ragazzi, come vi dicevo prima, quello che amo di questo posto, di quest'isola, è la mentalità libera, è la sensazione di libertà che respiri. Per esempio, puoi andare in giro vestito come ti pare, nessuno bada a come sono vestiti gli altri. Anche se ti metti il calzino sotto il sandalo, non gliene frega niente a nessuno. Cosa che invece scandalizza molto alcuni italiani. Per non parlare dei surfisti che vanno in giro scalzi. La gente fa il bagno nudo e nessuno gliene frega niente. Nessuno ti guarda o ti giudica. E poi l'allegria della gente, il carnevale che dura più di un mese, con persone vestite in giro, ragazzine vestite da streghette, molto scoperte, e nessuno che si permetteva andare a rompergli le scatole, a infastidire perché erano vestite così. Qua non gliene frega niente alle persone di come sei vestito. E a dispetto delle altre isole che sono un po' più turistiche e quindi hanno anche regolamenti un po' più rigidi, per cui vivere in camper o in van diventa più complicato. Qui puoi stare in giro in van, dormendo vicino alle spiagge. Certo c'è il divieto di bivaccare, perché alla fine sono arrivati troppi turisti, troppi camperisti maleducati che magari sporcano. Però se metti un tavolino fuori per mangiare o altro, nessuno ti dice nulla. Soprattutto se dormi vicino alle spiagge, nessuno viene a mandarti via. La prima sera che sono arrivata qua mi sembrava il paradiso, sabbia, furgoni e skaters dovunque. Ho trovato la mia casa, ho pensato, e l'unica cosa di cui mi pento è di non esserci venuta 20 anni fa, quando avevo più forza ed energie e nel tempo libero vivevo di skate e surf.
Allora, partiamo dal presupposto che essendo una bassista ed essendo questa l'isola credo dove si suoni più musica dal vivo di tutte le Canarie, io qui non avrei problemi a lavorare se non fosse per questo cacchio di problema delle mani. Io ho delle tendinocisi congenite e sono partita che stavo messa molto peggio, quindi per ora mi sono dovuta arrangiare. E all'inizio, vabbè, a parte che qualche soldino ce l'avevo, non molto, ma non arrivate qui senza qualcosa da parte per i primi tempi. Ho continuato a lavorare un pochino per l'Italia, facevo illustrazioni e lavoretti così. Poi vivevo in furgone, vivevo nel Cangù, quindi non avevo spese, non avevo affitto. Ultimamente sono ritornata al vecchio lavoro, per molti anni ho fatto fiere artigianali eccetera, quindi un po' qua bancarella, ma è veramente, sono disorganizzata, non lo faccio più come primo lavoro, quindi riesci a stento a sopravvivere. Non ho più nelle strutture e la merce che ho preso magari non va più tanto, ma non mi andava di investire più di tanto per un lavoro provvisorio, un lavoro di emergenza, diciamo, intanto che risolvo questa cosa della mamma. Il mio scopo è riprendere a suonare. Appena sono arrivata sull'isola ho fatto qualche ospitata e mi hanno subito chiamato per delle sostituzioni in un albergo a Forteventura Sud, ma non avevo ancora il via in bianco, era arrivata proprio neanche una settimana questo documento. Il numero di Seguridad Social mi serviva quello, non ce l'avevo ancora, ma in realtà avevo appunto 8 dita scatte, quindi un conto l'ospitata non so se avrei potuto reggere una serata intera, nonostante si trattasse di un genere che ho suonato tantissimo negli ultimi 4 anni. Adesso però va meglio, 6 dita sono guarite spontaneamente grazie al clima più mite e ai trattamenti del mio osteopata che però sta a Napoli, ma ne ho 2 più cronicizzate che mi impediscono di lavorare e sulle quali si deve intervenire chirurgicamente. Credo per la fine di quest'anno riuscirò a fare questa operazione. Quando mi chiedete che lavoro faccio, perché pensate di provare a venire qui per un periodo, trasferirvi eccetera, sappiate che per lavorare è importante avere una buona padronanza della lingua spagnola e dell'inglese. Per quanto riguarda me, nonostante per lavorare con la musica io non abbia bisogno di un ottimo spagnolo, lo conoscevo un pochino perché avendo lavorato su delle navi da crociera 25 anni fa c'erano molti sudamericani, quindi avevo comunque imparato un po' di spagnolo. Sto cercando di migliorare sia nello spagnolo che nell'inglese, sto studiando un po' di tedesco perché con il problema di tendini che mi affligge devo pensare anche a un possibile piano B. Quindi per lavorare vi servirà sicuramente un buon livello di spagnolo se cercate nel campo turistico, ristoranti, bar, locali, ma anche se esercitate un altro tipo di professioni e volete trasferirla qua. Conosco anche tante persone che si sono trasferite qua portando con sé il loro lavoro. Ci sono commercialisti, avvocati, però io non so dirvi se hanno cominciato nello studio di qualcun altro o hanno aperto direttamente il loro studio trovando nuovi clienti partendo da zero. Essendoci molti italiani a Coraleco potrebbe essere più facile trovare clienti fra i connazionali, però non saprei dirvi con certezza perché non è il mio campo. Ci sono anche molti meccanici, elettricisti italiani, però se volete trasferirvi qua, quello che vi suggerisco è di venire prima per un breve periodo a fare un giro. Sicuramente conviene fare prima un viaggio. Fuerteventura è particolare, è un'isola desertica, come dicevo c'è spesso molto vento, tranne settembre, ottobre. In più molti lamentano che non c'è niente. Molte persone sono affascinate dal deserto e da quest'isola, sono attratte dal suo mood più tranquillo, dal tempo che sembra scorrere più lentamente, dalla sensazione di libertà e dalle spiagge selvagge. Ma altri non so cosa si aspettano di trovare. Tanto verde, più attrazioni turistiche o le discoteche, la movida fino alle 5 del mattino. Questa non è Ibiza. Sì, dipende insomma dalla persona, da quali sono le esigenze e le aspettative. Non c'è molto verde, forse un po' più al sud, verso Costa Calma, lì c'è più verde, ma bisogna dire anche che là ci sono solamente tutti questi grossi alberghi, questi grossi resort. Non badate all'outfit ragazzi, sono a Napoli, attesa che mi chiamino per questa operazione. La cosa di cui dovete tenere presente prima di tutto, nel caso vogliate trasferirvi a Fuerteventura, che il vero problema non è tanto il lavoro quanto la casa, il problema delle abitazioni, perché ormai c'è troppa richiesta rispetto all'offerta ed inoltre quasi tutti fanno, come dicevo in un vecchio video, fittano come casa vacanza, non si riesce a trovare più una casa a larga temporada, il motivo per cui mentre il primo anno andavo avanti e indietro e avevo una casetta che pagavo pochissimo nel deserto, quando mi sono trasferita definitivamente, sapendo che in poco tempo la situazione stava cambiando veramente moltissimo, avevo convertito il mio Kangoo e ho vissuto un po' di tempo in questo mini camper. Quindi dovreste prima ancora che cercare lavoro fare
come dicevo, un giro per vedere se mi piace veramente, perché un conto è venirci in vacanza, un conto è viverci, quindi fermarvi un pochino di tempo. E soprattutto la prima ricerca che dovete fare è quella della casa. Se non siete persone come me che si adattano a vivere in un van o in un camper. Io ho sempre fatto una vita un po' particolare, un po' nomade. Già quando ero piccolina, per il lavoro di mio padre ci trasferivamo spesso, una media di ogni 2 anni. Il periodo più lungo è stato 6 anni a Porto Empedocle quando ero bambina. Anch'io mi sono poi sempre spostata, ho vissuto in camper 5 anni, ho vissuto in van qui i primi mesi. Come ci sei arrivata a pensare a Fuerteventura? Tanti anni fa lavoravo sull'Achille Lauro, su una nave da crociera, e toccavamo le Canarie, facevamo Tenerife, qualche volta ci siamo fermati a Gran Canaria, a Lanzarote, soprattutto a Tenerife, e io sentivo sempre parlare di quest'isola più selvaggia, più libera, più deserta, e quindi ero affascinata dall'idea di quest'isola e mi aveva sempre incuriosito. Tra l'altro io amo il deserto, ho girato il Sahara tunisino a piedi, sono stata in Egitto sempre per lavoro. In più, negli anni in cui facevo molto surf vicino casa, a Capomiseno e in Cilento, quelle zone da noi, insomma in Campania, avevamo un po' il mito ovviamente delle Canarie. Poi avevamo vissuto in camper un anno in Andalusia e stavo con un ragazzo veneto. In realtà dalla Spagna il progetto era poi venire qui, ma per lavoro tornammo in Veneto, quindi mi era rimasto sempre questo pallino. A un certo punto sono tornata a vivere a Napoli e per tante cose, per il mio ex compagno e i miei gruppi, avevo cominciato di nuovo a suonare. Ad un tratto avevo 7 progetti attivi, suonavo parecchio, è stato un buon periodo, quindi non ci ho pensato più. E poi durante la pandemia, uscire fuori il balcone, sentire quell'aria non inquinata, pulita, e un pochino la sofferenza di queste restrizioni, ho avuto come, io l'ho chiamato il richiamo della foresta. Ho avuto questo bisogno fisico, viscerale, di tornare a fare una vita più wild, e non ho pensato subito di nuovo a Fuerte, era un mio vecchio sogno. Poi ho visto un video di Francesca Ruvolo, Wildflower Mood, lei stava proprio qua in quel periodo, dove diceva: sono atterrata su Marte, bam! In un attimo mi è tornato tutto quel vecchio sogno, quel vecchio desiderio, bam! Mi è arrivato proprio come a dire: non hai più il gruppo, perché intanto era successo il fatto dell'edita a scatto, avevo perso tutti i gruppi, il lavoro, mi ero separata, quindi non avevo più una casa, sbam! Ritornato come se non fosse passato un giorno. Da allora era 20 anni fa, forse di più, sì, 23 anni fa che stavo venendo qui, ho detto meglio tardi che mai. E adesso, prima di parlarvi del van, per chiudere un attimo il discorso clima e dell'inverno di Fuerteventura, che sì, c'è, ma è molto mite. E in effetti, poche sere prima, lasciate che vi racconti questa cosa, mentre ero a fare bancarella sul molo, mi trovo davanti Vincenzo, un mio amico che cammina. Lui cammina, va in giro per il mondo a piedi, ha girato un po' tutto il mondo, un viaggiatore. E col favore di una bellissima serata, sì, il cielo era un po' coperto, ma la temperatura era molto più favorevole per una spedizione notturna. Lui e Brian, un amico colombiano, mi hanno trascinato per circa 16 km sulla costa, poi verso l'interno del deserto, sugli sterrati. Il tutto fino a tardi in maglietta e pantaloncini, al massimo una felpa. Dopo una breve sosta sulla North Shore, dove ci siamo fermati a contemplare le onde e ad osservare i surfisti che le cavalcavano. Ahorita. Presa un pochino il respiro. No, forse io. Un pochino, sì. Abbiamo proseguito verso Macanicio, un paesino di pescatori, per poi dirigerci verso la Cares, nell'interno. A Macanicio ci siamo arrivati che era già tutto buio e vi giuro che era uno spettacolo fantastico. Sembrava di stare in un sogno.
C'era la bassa marea, l'acqua si era ritirata, la spiaggia circondata da poche casette basse. Ci siamo seduti su un muretto ad osservare la baia nella tranquillità della notte. Le luci delle barchette in acqua e il cielo stellato. E c'era una di queste casette di pescatori aperta con queste persone, queste famiglie sedute fuori attorno a un tavolo che ridevano, scherzavano e mangiavano. Sento la luce di una lampada che illuminava questo angolo nella baia e adesso mi dispiace di non aver fatto riprese, però a parte il fatto che io riprendo tutto con l'iPhone, quindi non sarebbero venute fuori delle buone riprese, sarebbero state troppo buie, troppo scure. Quando poi quel posto era talmente magico, talmente bello che ho voluto godermelo appieno, senza pensare a fare le riprese, senza pensare a filmare. La mia ombra, come sei grande. Merry Perché ho venduto il van, anzi il minivan, appunto. Perché un minivan? Non puoi viverci a lungo, soprattutto se non hai una casa. Io in Italia non ho una casa dove ho le mie cose, non ce l'ho più, quindi la maggior parte delle mie cose è con me. Se io voglio vivere a lungo termine in un van, deve essere un altro tipo di mezzo. Questo era temporaneo. Sicuramente non avrei voluto venderlo subito. Alle Canarie puoi circolare con un mezzo con targa straniera non oltre i 6 mesi. Se sei residente 30 giorni. Il rischio è che se ti fermano ti becchi salatissime multe. L'immatricolazione di Dustin mi sarebbe venuta a 1400 euro, non fosse che avrei dovuto omologarlo. O se mi vivienda per 180 euro, ma avrei dovuto rimuovere tutto e rimettere i sedili perché andava presentato così come è al libretto. Ma io i sedili non ce li ho più. Pure avrei dovuto pagare 2100 euro per omologarlo a camper. Perché questo? Adesso in Italia è concesso legalmente di poter rimuovere i sedili posteriori e quello a fianco al guidatore temporaneamente e creare una camperizzazione amovibile da dichiarare come carico, come avviene per i mezzi autocarro, dove tu puoi dichiarare come trasporto carico una camperizzazione amovibile. L'importante è non fare modifiche strutturali, quindi scarichi ed altro. Per esempio, se avete un portapotti e non create scarichi, non andate a mettere l'oblò grande ma solo quello piccolino, non avete bisogno di pagare nessuna omologazione. Anche quando vedo su quei gruppi Facebook furgoncini camperizzati, gente che si fa problemi, non state a pagare 2100 euro, soprattutto per mezzi che hanno più di 200.000 km. Non vale la pena perché è legalmente possibile, passi tranquillamente la revisione senza problemi. Differente è nel caso mio in cui dovevo presentare all'ITV per un cambio targa il mio mezzo, e poi in Spagna sono un po' diverse le leggi. Anche se avessi avuto ancora i sedili con la camperizzazione amovibile senza neanche modifiche strutturali, io non avevo neanche fatto l'oblò, ma avrei dovuto comunque omologarlo come semivivienda. Adesso, visto che quello non sarà il mio mezzo definitivo, spendere tutti quei soldi veramente non valeva la pena. Avrei voluto tenerlo qualche anno in più e cambiarlo soltanto quando avessi avuto i soldi per prendere un van più grande o un camper, ma continuare a girarci era rischioso, quindi al momento mi sono accontentata di una station wagon che semi camperizzerò e appena possibile, non quest'anno che ho tutti sti impicci, l'operazione alla mano eccetera, appena possibile vendere quella e prendere un van più grande e tornare alla vita in van. Perino, ma non so perché i prezzi sono andati veramente alle stelle con i camper. Un van più grande e me lo camperizzo io un po' alla volta. Voglio parlarvi di alcuni errori che ho fatto io come prima camperizzazione, fai da te, in modo che se qualcuno di voi voglia andare a creare una camperizzazione su un piccolo van, soprattutto un trasporto di persone, non si trovi poi ad avere gli stessi problemi che ho avuto io. Allora, prima di tutto, ovviamente se è un trasporto persone non buttate via i sedili, rimuoveteli e non create un pavimento unico. Io ho creato un unico parquet, anche il pannello e l'isolamento. Andate a tagliare dei pezzi in porzioni, forse ci sono anche dei kit che lasciano liberi i binari per rimontare i sedili all'occorrenza, come è successo a me per un cambio targa per esempio, oppure se volete rivenderlo e le persone che lo compreranno, a me è successo col vanette
e l'ho dato via con i sedili, ovviamente. Il vanetto non l'avevo camperizzato, semplicemente ci buttavo dentro una brandina, delle taniche d'acqua, era una cosa molto spartana. E poi la cosa importante è sicuramente la coibentazione, non sottovalutatela. L'isolamento io l'ho creato, ma sottile, non troppo spesso e non con tutti i materiali che servono. Andrebbe messo l'Armaflex, l'XP oppure la lana vetro o il sughero. Chiaramente in un van così piccolino è meglio usare materiali tecnici più sottili come l'Armaflex, cosa che io non ho fatto. Con l'isolamento che ho creato in estate ci dormi benissimo. Sulle Alpi Bellunesi ad agosto, con il clima perfetto, né caldo né freddo né umido, ci ho dormito una favola. Idem in Spagna, in Andalusia e verso Valencia, Barcellona, sempre in estate. E perfino più a valle, alle Grotte di Oliero durante una nottata piovosa. Quindi se dovessi usarlo solo per andare in vacanza in estate, per dei weekend fuori nei mesi estivi, ma per viverci tutto l'anno in pianta stabile, ricordandovi sempre che a Fuerteventura non è sempre estate, comunque la notte c'è più freddo, la temperatura cala, c'è il deserto, siamo in mezzo all'oceano. Neanche puoi pensare metto un riscaldamento perché poi non è abbastanza freddo, a quel punto diventerebbe troppo caldo. Ci vuole solo una coibentazione più spessa. Un pochino di umidità c'era ed è deleteria per questa cosa delle dita a scatto. È troppo piccolo, la coibentazione era troppo sottile, ci vuole un mezzo coibentato bene. Come una volta mi ha detto Dani di Zenith Fan, tutto vetri non va bene. Quando mi sono presentata da lui col Kangoo, perché all'inizio volevo darlo a loro per convertirlo, mi ha guardato come se fossi pazza, ha guardato me e il furgone è una macchina in realtà, cioè il Kangoo è una macchina in realtà. E niente, mi ha guardato come se fossi un'aliena e mi fa, ma sei pazza? E quindi aveva ragione lui, però sì, ci vuole un mezzo giusto. Per dirlo, uno più giovane di me, però mi piace quella vita lì, perché ti svegli davanti alla spiaggia o comunque ti sposti velocemente vicino al mare, è come se fossi sempre all'aria aperta, 24 ore su 24. Tendi a vivere molto di più all'aria aperta e credo che questo faccia davvero benissimo corpo allo spirito. Prima di lasciarci, come promesso, vi porto a vedere questa piccola insenatura, questa baia che ho trovato. Cercavo un posto tranquillo perché in questo periodo c'è troppa gente, troppi turisti, anche troppe macchine. Alla spiaggia delle dune dove vado di solito non riesci a parcheggiare lì vicino. Appena ho messo i piedi in acqua, mi è scivolata dalla catenina, ho perso la mia pietrina, se l'è presa il mare. Ci tenevo molto, era un regalo. Vabbè, ho fatto un regalo a questo luogo magnifico, un'offerta al mare. Al momento sono in attesa che mi chiamino per questo intervento, ospite di amici che gentilmente mi hanno offerto la loro dimora. L'altro giorno ho registrato da casa di un'amica e adesso mi sono spostata qui, di fronte a uno dei posti che più amo di Napoli, una delle nostre ex skate zone, il lungomare di Napoli e la villa comunale. Sono a casa di uno dei miei ex cantanti e questo è un disegno che gli avevo regalato al compleanno. Al momento sono un po' in apnea, vi dico la verità, mi trovo in un limbo. Attendo e quindi la settimana prossima pubblicherò un video dove vi racconterò un pochino la storia di Dusty e dove si trova adesso. Ok, da Giulia al Polo, dalle Svalbard, è tutto. C'è anche l'arena qua, da Giulia al Polo. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like se così e iscrivetevi al canale. E nel prossimo mi accompagnerete durante l'ultimo viaggio di Dusty. Vedrete dove si trova adesso e vi mostrerò la nuova station wagon che andrò a semi-camperizzare. Hasta luego!